Dottore, pronto? Prontissimo. Perfetto. Momento. Dov'è Fabio? Se Fabio non sarà presente in questo viaggio è perché questa iniziativa è organizzata dal Politecnico e lui in questi giorni è occupato con il suo lavoro, quindi fa parte della recitazione. Dai Quindi... che sono le 8:30. Come sono le 8:30? Eh sì. Sono in ritardissimo, devo andare a Basilea. Finalmente siamo arrivati a Basilea. Adesso ci troviamo nella piazzetta di Pfalz, dietro della cattedrale, dove appunto c'è tutto un affaccio completo sulla città di Basilea. Pensate che è una delle città più ecosostenibili di tutta Europa e come avete potuto vedere il sistema cittadino è basato principalmente sullo spostamento in tram. Detto questo, all'interno di questo video ci sarà appunto Alessandro, che però preferisce non farsi riprendere in faccia, quindi a chi sto antipatico mi dispiace, ma in questo video ci sarò solo io. Devo ammettere che me l'aspettavo un po' più vissuta come città, ma nella sua tranquillità rimane comunque una meta irresistibile. Ci sono un sacco di case a graticcio, le poche persone che si incrociano sono tutte amanti del fitness. Corrono, girano in bici, fanno sport un po' ovunque. E comunque si vede che non siamo proprio in Italia. Ci sono le biciclette che si fermano per farti passare sulle strisce pedonali. Se riuscite a fare un salto dal lunedì al sabato mattina nella piazza del municipio, questo rosso, trovate il mercato cittadino e qui troverete tutti i prodotti tipici della zona, quindi le paste, o comunque i formaggi. Ci sono tanti formaggi purtroppo, cosa che odio tantissimo, e niente, quindi è qui che probabilmente prenderemo il nostro pranzo. Allora, questo qui è il Fastenwache, un prodotto tipico appunto di Basilea. Lo associano molto al pretzel. Lo assaggio. Me lo immaginavo un po' più asciutto, un po' più secco, però ha un po' la consistenza delle focacce italiane. Buono. Questa era l'abbazia di Sant'Antonio, che è super particolare, come avete potuto vedere la snellezza delle colonne così a sezione quadrata, in calcestruzzo. Io in una chiesa non le ho mai viste, anche questo stile un po' gotico, dalle vetrate così alte. Moser, complimenti! Allora, adesso stiamo attraversando il Reno. Una cosa particolarissima è che i residenti di Basilea, i basileiani, utilizzano delle sorte di sacche impermeabili a forma di pesce, e attenti al mio accento, che l'ho studiato per anni, il wickefish, e lo utilizzano come galleggiante per farsi trascinare dalla corrente, mettendo dentro tutte le loro cose per far sì che non si bagnino. Abbiamo ufficialmente attraversato il confine a piedi, quindi benvenuti in Germania. Speravo di trovare una linea di confine, quindi adesso ne prenderemo una a caso per fare un video scemo. Ok, è arrivato il momento di dimostrare il mio livello di tedesco. Energieverschöpfung führt zu Überbergschöpfungen. Die günstigste Grenzgarantie-Versicherung für Bates. Nestlé. Adesso che siamo in territorio tedesco mi sembra più corretto assaggiare il pretzel, ma sicuramente più salato, non lo sto apprezzando tantissimo. No, decisamente meglio il Fastenwache di Basilea, però vabbè, ho fame e me lo mangio. Nel pomeriggio ci siamo spostati quindi al Vitra Design Museum, dove è allestita una mostra permanente dedicata soprattutto alle sedie. Ce ne sono milioni, alcune anche davvero molto famose, ma alcune le guardi e ti chiedi perché? Poi siamo usciti e ci siamo trovati davanti a questo gigante d'acciaio. Rischioso? Sì. Lo facciamo? Sì. Rompiamo la macchina fotografica? Probabile. Come direbbe il caccia, velocità e potenza! Crazy. Qua siamo nell'edificio di Herzog & de Meuron. Se siete appassionati di sedie, questo è il posto giusto. Trovate sedie, altre sedie. Poi ancora un po' di sedie. Sono esposte anche diverse aule studio, appunto con tutti articoli di design,
affacciati sul paesaggio circostante. Adesso ci stiamo spostando alla Fondazione Bayele di Renzo Piano, rioltrepassiamo il confine a piedi, sperando di non andare a vedere altre sedie. Poi ci sposteremo per la cena all'ostello e la sera si vedrà, non lo so. E di certo non andremo a festeggiare con tutti gli altri, a fare un rave party, no, non è un rave party, però vanno a ballare in una chiesa sconsacrata, quindi no, probabilmente andrò a letto. Eccoci arrivati alla Fondazione Bayele, molto gradita soprattutto perché è gratis per chi ha meno di 25 anni. Qui sono esposte importanti opere d'arte, alcune molto particolari, ma principalmente troverete tantissimi quadri. Basta sedie, no, questa qua, di questa qua ne abbiamo bisogno. Sicuramente non potevamo farci perdere di prendere anche i famosi tram di Basilea, e se riusciamo andremo a prendere uno dei traghetti che attraversano il Reno, che hanno la caratteristica principale di essere trascinati da una fune e essere trasportati dalla corrente del fiume. È andata benissimo, non era nel programma, però ci siamo fermati proprio nel padiglione della fiera di Herzog-Meuron, quindi questo spettacolo di edificio con questa corte centrale. E niente, adesso siamo pronti per andare all'ostello. Ok, questo è l'ostello in cui soggiorniamo, anzi pernottiamo. Molto interessante perché qua in Svizzera tutto è completamente materico, abbiamo un sacco di pareti in calcestruzzo a vista, è molto bellissimo. E, vabbè, tralasciando i font che sono un po' orrendi, però devo dire che non è male. Di sera la città non cambia, è sempre molto silenziosa e non c'è in giro nessuno a parte maschere di carnevale in tutte le vetrine. Un po' inquietanti, devo dire. Abbiamo scoperto dove è la parte vissuta della città. Siamo nel quartiere di Sant'Alben, dietro al nostro ostello, e qui a Basilea è chiamata la Piccola Venezia, proprio per il fatto che ci sono delle sorte di fossi, piccoli canaletti che passano al di sotto degli edifici. Ok, ci troviamo al mercato centrale di Firenze, qui potete trovare... Allora, questo qua è il Marktthal, quindi sì, sempre un mercato centrale, caratterizzato da questa grandissima cupola in calcestruzzo armato. Sì, abbiamo anche qua, come a Firenze, abbiamo diversi mercatini di street food, molte bancarelle. Adesso stiamo cercando di capire di che genere sono le varie cose. Vediamo cocktails, birra. Ok, sì, è proprio street food, street. E niente, adesso vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Allora, ho comprato una lager, sinceramente non sapevo che birra prendere, gli ho detto di consigliarmi lei. Costano 7,50 €. Assaggiamola, vediamo la cosa molto particolare. Assaggiamo. Sa di birra, vabbè. Che è di qualità si sente, però vabbè. Adesso stiamo passeggiando sul ponte più antico di Basilea. La particolarità di questo ponte è che sull'angolo c'è una statua che è un faccione con una linguaccia fuori, che è praticamente messo lì per ricordare i conflitti che erano presenti tra le due rive del Reno. Senza farlo apposta stiamo passando davanti alla chiesa sconsacrata in cui stanno facendo il party stasera, però vabbè, l'abbiamo lisciata tranquillamente, e anche se sono da solo me la sono cavata abbastanza. Poi vabbè, da solo non è vero perché ero comunque in buona compagnia. Il nostro video finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su Instagram per i prossimi aggiornamenti e i prossimi video, e ci vediamo alla prossima esperienza. Alla prossima!